Ciao a tutti, amici dell'Aquario. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Aquario, tendenze energetiche affettive per la prima metà di dicembre. Grazie, l'Imperatrice. Wow! Amici dell'Aquario, oh scusate, ho mosso tutto. L'imperatrice è una carta di grande abbondanza, è una carta che parla di prosperità. Per molte persone fa riferimento alla maternità o alla propria madre. Andiamo a vederlo adesso con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve, il resto lo lasciate andare all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e trovate anche il link ad un altro video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. La prima linea che andremo a vedere è quella in generale per gli affetti familiari, di amicizia, insomma, appunto in generale. Dopodiché andremo a vedere qualche cosa di un po' più specifico per i single e poi per le persone che sono in una relazione. Allora, vi devo già dire che sono usciti imperatore e imperatrice. L'imperatrice si ripete come energia. Imperatrice, 9 di pentacoli, 7 di coppe, imperatore al contrario, asso di denari al contrario, la luna al contrario. Vediamo l'ultima carta. Due di pentacoli al contrario, ragazzi. Allora, si parte con l'imperatrice, quindi si parte belli forti, devo dire. È una carta, come vi dicevo prima, di abbondanza, di prosperità, di crescita. Qualche tipo di idea o progetto sta gestando. Tenete presente che se state cercando una gravidanza, avendo queste due carte, sono carte di buon auspicio. Quindi in questa prima parte di dicembre, se state cercando un bambino, potrebbe essere un periodo piuttosto fecondo. Il 9 di Pentacoli è una carta che comunque parla di un appagamento personale, è una carta di amor proprio, di qualcuno che si gode quello che ha fondamentalmente. È anche una carta di anch'essa di prosperità, di ricchezza, insomma, vi sento partire proprio bene. Abbiamo poi un 7 di coppe e qui può far riferimento o a delle possibilità, opportunità che magari state valutando o anche al fatto che qualcuna di queste possibilità potrebbe essere una semplice illusione. Quindi qui forse c'è da fare una sorta di identificazione. Continuiamo, scusate, continuiamo con la carta dell'imperatore che è al contrario. Ho la sensazione che manchi in realtà o una presenza, quindi l'idea di una figura maschile, può far riferimento al proprio lato maschile, perché qui abbiamo un forte lato femminile, ma il divino maschile lo sento un po' probabilmente carente. In effetti abbiamo anche un asso di denari al contrario, quindi è come se ci fosse un qualche tipo di azione che non si vuole fare, probabilmente per paura, mm? Perché abbiamo la carta della luna che ci ricorda sentimenti un po' repressi che tornano a galla, appunto le paure, le proiezioni che si fanno e lo sento molto collegato a questo 7 di coppe. E da qui poi abbiamo anche questo 2 di pentacoli che quando è girato al contrario, vicino alla carta della luna, a me dà sempre un po' la sensazione di una calma apparente, mm? Come la calma in superficie, ma sotto ci sono le correnti. Attenzione a questo 7 di coppe. È come se qui ci fosse veramente la prospettiva di qualche cosa di grande all'inizio eh, del mese, però vi manca una sorta di struttura,
nel prendere le decisioni, ma sento che è perché siete ancora in fase di valutazione con questo 7 di coppe, eh. Andiamo a vedere per i single, vediamo che cosa riesco a dirvi di più. Perché qui potrebbe anche essere che abbiate, se fosse un progetto quello che voi avete in testa, è come se per qualcuno ci fosse l'appoggio da parte di un genitore o di una figura di riferimento, mentre qualche altra figura di riferimento non vi appoggi. Può anche fare riferimento al fatto che non abbiate una struttura fisica, quindi un edificio, per iniziare questo progetto e quindi siate un attimo appunto in fase di valutazione, anche se poi in realtà il progetto c'è già, è già anche quasi in marcia se vogliamo. Va bene, andiamo a vedere per i single. Io intanto, per chi non lo sapesse, vi dico che ho già pubblicato i 4 oroscopi del 2023, li trovate nelle playlist del canale e se volete c'è anche poi l'oroscopo dell'autunno che fino a quasi fine dicembre è valido. Allora partiamo con un 4 di pentacoli, un 7 di spade, la giustizia al contrario, un 7 di bastoni al contrario. Il 7 di spade lo sento molto collegato con il 7 di coppe, ragazzi. Qui c'è una sorta di attaccamento a qualche tipo di idea, proiezione. Può essere una sorta di qualche cosa che anche magari voi non sapete, o qualche tipo di bugia che vi state raccontando per, se vogliamo anche darvi un po' di coraggio, mi viene da dire, no? Per gonfiare un po' l'ego. Non che sia fatto in modo negativo, non è detto. Però ecco, sento che c'è qualche cosa che con questo 7 di spade non è molto chiaro. E la carta della giustizia, al contrario, mi dà da pensare che probabilmente o qualcuno non si comporterà bene nei vostri confronti, perché qui c'è un... Ah, potrebbe anche essere, perché non è detto che sia un'altra persona, può anche semplicemente essere che voi, per il vostro modo di vedere la cosa, di fare le proiezioni, pensiate di aver ricevuto un'ingiustizia. Perché comunque quando la carta della giustizia è al contrario, c'è o un'ingiustizia o qualcuno che non si è comportato bene e poi se, appunto abbiamo anche il 7 ehm, di spade vicino, quindi può essere qualcun altro, ma può essere anche la vostra proiezione, eh. Soprattutto se siete single, se non avete proprio nessuno in questo momento, o siete ancora attaccati a quel tipo di passato, ma non lo sento tanto, o sento di più che è una questione di qualche tipo di proiezione vostra, di bugia che voi magari vi raccontate per star bene da soli, perché comunque la carta del 9 di Pentacoli è una carta che parla di indipendenza, di una persona che se la cava da sola, che sta bene da sola. Può anche essere che qualcuno di voi si stia raccontando questa bugia che in realtà non stia bene da solo o da sola. Allora, andiamo avanti poi con un 7 di bastoni al contrario. Ho la sensazione appunto che qui abbiate un po' perso la forgia, la forza, l'energia. Mm, vi ripeto, è come se non avesse una struttura solida. Per qualcuno fa riferimento a un edificio, ma per qualcun altro semplicemente anche fosse un... È come se il progetto c'è, ma bisogna strutturarlo, bisogna dargli un ordine, bisogna dare delle scadenze, bisogna fare una scaletta. Andiamo a vedere come finisce la stesa. Cavaliere di bastoni al contrario, sento sempre di più che il divino femminile è bloccato, e scusate, il divino maschile è bloccato perché manca l'azione, manca la presa di potere, la presa di posizione, ed è per quello che c'è quest'asso di denari al contrario, non si fa quell'inizio, magari si vorrebbe, è nell'aria, però ancora non è concreto, e perché c'è il 4 di coppe anche qui, è un po' come se, ripeto, sento molto il passato, sento come se ci fosse una sensazione di rivivere certe emozioni, perché comunque c'è la luna e mi parla di proiezioni, anche qui per voi single lo vedo. Il 4 di coppe quando al contrario parla normalmente di cecità, di qualcuno che non vede, di qualcuno che ha paura di essere rifiutato, di qualcuno che fondamentalmente preferisce rimanere nella posizione in cui è piuttosto che muoversi, piuttosto che fare un movimento in avanti, ma credo che sia perché siete bloccati da una paura in particolare. O la paura di
essere ingannati di nuovo, perché per qualcuno la sento, e quindi per evitare di confrontarvi con le vostre paure, sento che rimarrete appunto in questa calma piatta. Andiamo a vedere come finisce. Infatti, Re di denari al contrario. Sì, è un po' come se li sento molto imparentati, l'imperatore e il Re di denari al contrario. È come un non prendere posizione. C'è l'inizio di qualche cosa di nuovo. Se fosse, per esempio, se state aspettando il ritorno di qualcuno dal passato, visto che c'è questa luna, ehm, ecco, io sento che probabilmente siete voi che siete ancora attaccati a questa storia, ma sarebbe il caso di lasciarsela proprio indietro, perché è quella che se, chiaramente anche questo non risuona con tutti, però è quella che vi ha condizionato eh, anche nel presente, perché per queste vostre paure voi non agirete. Ragazzi, potrebbe anche avere a che fare con qualche cosa, con una situazione di denaro. Perché ho tanti pentacoli nella seconda parte al contrario e qui ho una carta che parla di ricchezza economica e questa carta molte volte parla anche di furti. Mm? E qui è un po' come se non aveste delle barriere nei confronti di qualcuno. Non so, io magari per qualcuno risuona, io ho visto anche questa cosa e ve la dico. Va bene, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione, come si svolgerà il periodo. Wow, un'altra volta l'imperatrice, ragazzi. Quindi probabilmente per chi è in una relazione c'è più possibilità che siate nella fase della ricerca di un bambino. Perché di nuovo ho un'altra volta l'imperatrice. Non necessariamente, se quello non è il vostro caso, parla di gestazione di qualche idea, di qualche... o anche semplicemente un'espansione. L'imperatrice è sempre la carta che parla di abbondanza, di prosperità, di gioia, di condivisione, di amore incondizionato. È l'amore materno fondamentalmente. E considerato che abbiamo anche questo fante di bastoni, può fortemente fare riferimento ai figli, quindi c'è per qualcuno una situazione inerente a dei figli, a un qualche tipo di quotidianità, a qualche tipo di questione che potrebbe essere necessario lasciare indietro con questo 10 di bastoni al contrario. Andiamo poi avanti con l'8 di pentacoli e il 6 di pentacoli, 8 e 6. Abbiamo poi la sacerdotessa, un 7 di pentacoli, quindi 6, 7, 8, un re di coppe e la carta della morte. Ehm, devo dire che è un po' come se vi dicessero di rimettervi in equilibrio con pazienza. Mm? Qui, innanzitutto, anche qui avete la carta dell'imperatrice e la carta del re di coppe. Qui era imperatore e imperatrice, però anche il re di coppe io lo sento molto come una figura che fa riferimento al padre, quindi a quello che è l'energia eh, di un padre che dirige, di un padre che guida, che protegge. E qui c'è un po' come se vi dicessero di aspettare quel tipo di maturità, di aspettare che i tempi siano maturi. La carta della morte parla di lasciarsi indietro pensieri, questioni magari appunto nel quotidiano che in realtà non servono più per l'evoluzione o della persona o della relazione in sé. E visto che c'è comunque un re di coppe, io sento che si sta andando verso la maturità della relazione, ma bisogna cercare di fare le cose in modo equilibrato. Anche qui avete molte carte di denari, di pentacoli e due carte, guardate, qui abbiamo la luna e qui abbiamo la sacerdotessa, sono due carte molto collegate con il subconscio. Qui abbiamo due volte l'imperatrice, c'è una forte femminilità anche in questa linea, devo dire. Le carte, insomma, vi dicono
di fare le cose in modo ponderato. Se per caso siete in una situazione dove vostro figlio o vostra figlia vi chiede dei soldi, date, ma date il giusto, vi dice il 6 di pentacoli, ok? Perché c'è qualche cosa per quello che riguarda o il lavoro o la vostra quotidianità o qualche tipo di questione che per voi dovrebbe essere costante che fa fatica a essere costante. Mm? E qui sento che è perché qualcuno si sta prendendo delle responsabilità che non sono vostre. Fondamentalmente, avete bisogno di restituire le responsabilità al mittente. E qui ritorno al 7 di coppe perché 7 di coppe è quella carta di illusioni. Avevate anche la luna. La luna parla del vedere una realtà distorta. Probabilmente c'è qualcuno qui che pensa di doversi assumere determinate responsabilità per una proiezione mentale, perché si pensa che quel ruolo comporti fare anche quel tipo di lavoro, mentre invece qui è come se questo tipo di attitudine si lasciasse indietro. Ehm, Vi dicevo che queste due carte a me danno la sensazione di una calma piatta e qui vediamo di nuovo 7 di pentacoli, che è una carta che parla di nuovo di attesa, quindi se state cercando la gravidanza, anche questa carta mi parla di attesa, se no diversamente è una carta che è un po' come se vi dicesse ok, rimani positiva o positivo durante l'attesa. Hai già fatto un buon lavoro, hai già seminato i frutti, hai già creato le basi perché questo si possa sviluppare. Quello che devi fare adesso tu semplicemente è sederti e aspettare e lasciare che le cose fluiscano. C'è un detto buddista che dice, anche se tu ti siedi, l'erba continua a crescere. È molto bello perché sottintende il fatto che se anche ogni tanto ci prendiamo 5 minuti di relax per noi stessi, le cose vanno avanti lo stesso. E il fatto di sentirci sempre troppo indispensabili è dettato dall'ego, eh? Nessuno è indispensabile così tanto, cioè lì è il vostro ego che vi fa credere questo. In realtà ogni tanto è sano togliersi un po' di importanza, mm? Togliersi un po' di importanza. Va bene, andiamo a vedere un'ultima carta con le fatine. Purezza e energia, wow! La purezza la sento molto come energia di imperatrice, di madre, quell'amore puro. Mentre qua energia la sento molto, anche qui c'è il 6 di pentacoli, come un fare una sorta di allenamento tra mente e il cuore, trovare una sorta di equilibrio tra la mente e il cuore. Ed è un po' come se vi dicessero è giusto alimentare il cuore, ma è giusto anche alimentare la mente con la comprensione. Bene, spero che la lettura vi sia stata utile. Scusate, ho mosso tutto, faccio dei disastri oggi. Se vi è piaciuta la lettura potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi ringrazio di nuovo di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!